Questa Fender Telecaster American Standard del 2009 apparteneva a Stefano, un figlio di un mio amico che suonava in una band indie, si chiamava Cly to Ride. Cly to Ride. Vabbè, vi metto il nome così lo capite. Ecco, suonavano, hanno avuto anche un buon successo, hanno fatto un demo, anche un CD se non ricordo male, sono andati in Inghilterra, hanno suonato e purtroppo poi, come spesso accade, il progetto non è andato in porto, è fallito. Stefano è tornato a casa, ha continuato la sua vita, ha mollato la chitarra, non suona più, una sua scelta personale. Comunque Stefano sei grande lo stesso. Niente, era lì in un angolo, non suonava più, distrutta, l'ha modificata, l'ha distrutta, ha tolto la verniciatura originale, ci ha fatto un disastro, c'era il manico sporchissimo, tutta sporca, insomma una chitarra da ribelle. Me l'ha data, io ho detto guarda prova a metterla a posto, lui mi fa non suona più e dopo abbiamo scoperto anche il perché. E niente, ci ho anche fatto un video dove la comparo con una Harley Benton. Ovviamente questa suona veramente alla grande, sebbene la Harley Benton si difenda abbastanza bene, considerando che costa 10 volte meno. Ecco, torniamo a Fender. Fender, questa chitarra è favolosa, suona benissimo, poi dopo la sentiamo sicuramente. Vi faccio un po' vedere le varie fasi di questo restauro che, vabbè, mi ha impegnato un po' le ferie quest'estate. Andiamo a vedere. Fino a un mese fa la chitarra era così, suonava, ma a me non piaceva proprio. Avevo già sistemato i tasti, avevo fatto una piccola rettifica e pulito bene la tastiera. Ci sarebbe ancora da fare, ma comunque così va già abbastanza bene. Poi come mai non suonava? Avevo un dubbio ed è stato confermato. Uno dei cavi della presa jack era staccato e l'altro era tenuto insieme col nastro adesivo, proprio un lavoretto di fino. Ho messo un Music Lily velocemente, ho preso delle boccole su Amazon. Ecco, questo è il ponte come era fino a un mese fa, così è come è nuovo e così è come l'ho fatto venire io. Ci ho lasciato un po' di reliccatura, vedete anche un po' del colore nuovo, qui un piccolo spoiler. Ecco, faccio vedere un po' di lavoretti che ci ho fatto. Ho tolto chiaramente il battipenna che in origine era bianco e lui l'ha fatto diventare così, va bene, non c'è problema. Ho tolto il pick up al ponte e le elettroniche con i potenziometri ottimi, veramente una chitarra veramente che suona da Dio. Ecco, ho tolto le saldature, ho finito togliendo anche il pick up al manico. Sono dei pick up silenziosissimi, sono degli Fender al Nico 5. Ecco, vedete, single coil con il circuito Delta Tone No Load, cioè sono molto silenziosi. Tolgo il manico e vedete nel manico c'è scritto la data, anzi nel corpo c'è scritto 3 marzo 2009, nel manico c'è scritto 2 marzo 2009, l'hanno fatto il giorno prima. Ecco, la chitarra vi risparmio le orecchie. Ecco, qui ci ho dato un po' di, se non c'era quella macchina lì ero ancora lì che carteggiavo. Così è il risultato finale. L'ho lasciata un po' relic perché anche per risparmiare lavoro. Ci ho dato una mano di primer grigio per fare da base al colore. Il colore, vedete, ecco, ho dato un bel arancio e un giallo sempre sfumato all'arancio nel battipenna. Una dolce arancia, io amo l'arancione che è un colore bellissimo. Con una carta da 800 ho dato molto molto leggero, una carteggiatura bagnata. Ho dato poi
un lucidante, una cera della GHS molto buono, in modo che la chitarra insomma assumesse un aspetto, diciamo, fra virgolette, professionale. Eccola qui. Vi ho risparmiato tutti i video sulle varie mani di vernice, di colore, le varie carteggiature con acqua saponata o meno. Ecco, andiamo diretti al prodotto finito e comunque mi sembra che il colore Capri Orange Fender sia abbastanza rispettato, dai, sinceramente mi piace. Per ottenerlo ho preso dei colori, sì, sono andato in un centro del colore, ho preso questo che è un arancio giallastro e anche vi dico RAL 2000, se per caso voleste rifarlo. Per il battipenna ho preso un giallo traffico, però il RAL è il 1023. Mentre per la vernice ho dato una vernice alla nitro, ne ho date 3 o 4 passate mi sembra. Ho fatto anch'io i miei errori, forse magari non si vedono ma ci sono, l'ho lasciata un po' reliccata così. Magari se avrò voglia potrò darle ancora qualche piccola rifinitura. Mancano ancora le manopole del volume e del tono perché non sono riuscito a trovarle. Hanno un diametro molto più grosso di quelle standard, anche della Fender. Non so come mai. Adesso ne ho ordinato una copia da Amazon e in teoria dovrebbe arrivarmi domani mattina. Ecco, se arriva ve lo dico, interrompo il video e ve lo dico. Intanto dai, andiamo a sentire questa chitarra come suona. Un po' l'avete già sentita negli altri video che ho pubblicato, però ora sinceramente secondo me fa una figura decisamente migliore.
Ok, eccola qui. La distorsione pesante l'avete già sentita sull'assolo sopra la backing track. Ci ho messo un blues overdrive della Boss, un delay, un analogico, un analog delay e un riverbero, un hall, tutto qua, e la distorsione dell'ampli appena marcata. Ecco, questa chitarra mi piace molto, invecchiando mi sto affezionando al colore arancione, mi piace l'arancione, non lo so, e questa, diciamo, situazione arancione con il giallo sfumato a me piace. Magari a qualcuno di voi fa veramente schifo, ma insomma il mondo è bello perché è vario. Pensate che c'è addirittura gente che ama le chitarre bianche. No, scherzo, io comunque le chitarre bianche le odio, vabbè, questa è una cosa personale. Detto questo, volevo consigliarvi delle alternative. Sapete, nel video che ho pubblicato circa un mese fa, mi ero ripromesso in ogni prova di chitarre o di altre cose che farò, vorrei alla fine proporre delle alternative, possibilmente convenienti. Allora, detto che questa chitarra è veramente favolosa e suona veramente bene, non è più in produzione, diciamo l'hanno sostituita, ma quando era in produzione costava, mi sembra, sui 1300-1500 euro. L'ho vista in qualche mercatino a 1800 euro. Adesso non lo so, non sto qui a ponderare sul suo reale valore. So che comunque è una chitarra che ha veramente delle ottime qualità. Come alternativa io resterei in casa Fender per spendere un po' di meno, ma non tanto, la Fender Player Plus, che è senz'altro una ottima chitarra, che comunque costa sopra i 1000 euro anche quella. Se non l'hanno abbassata ultimamente siamo comunque sui 1000 euro. Un'altra alternativa media valida, molto valida secondo me, è la Sire, la Sire T7, che anch'essa ha delle caratteristiche eccezionali, ha le meccaniche autobloccanti, il capotasto in osso, dove c'è la tastiera in palissandro, se no chiaramente in acero tostato, i manici sono tutti in acero tostato. È una buonissima chitarra che comunque anch'essa sta sui 500-600 euro, diciamo un medio budget, però li vale assolutamente tutti, è una gran buona chitarra. Per andare ancora più giù e comunque avere una buona chitarra, e ve lo posso assicurare, io vi consiglierei la Harley Benton TE62, che è ridicolo, costa 160 euro, ma è una chitarra assolutamente buona, ve lo posso assicurare. Ecco, l'unica cosa sono i pick up della Roswell, che non sono, a mio parere, all'altezza della costruzione della chitarra. Per cui con 160 euro ci aggiungete 100, se volete strafare, 150 euro di pick up buoni, e avete un chitarrone che si avvicina assolutamente a questa, non ho dubbi su questo, e ve lo farò vedere perché ho ordinato 2 pick up della Ion Gear che sono arrivati, e appena avrò tempo li monterò appunto su questa Telecaster e vedrete, almeno spero, perché non ho mai usato gli Ion Gear, mi dicono che sono favolosi, e vedrete, mi auguro, il netto miglioramento. Comunque con 160 euro avete già una buona chitarra, e se volete spenderci un po' in pick up ne avete una più che ottima, e ve lo posso assicurare, e risparmiate veramente parecchi soldi. L'elettronica, i potenziometri li ho visti e sono buoni, per cui sì, l'unica cosa alternativa volendo cambiare possono essere le meccaniche, che comunque a mio parere vanno abbastanza bene.
Ecco, l'alternativa ve l'ho data, ce ne sono anche altre, ma non posso certo elencarle. Ho detto quelle che secondo me sono le migliori alternative. Questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, mi sono divertito molto con questa chitarra, anche proprio a personalizzarla. Spero che il suo proprietario Stefano non me la chieda indietro a tempi brevi, perché insomma ci ho lavorato parecchio e ci ho anche speso qualche euro, per cui non dovrebbe averne bisogno a tempi brevi, però ecco Stefano, lasciamela ancora un po'. Spero la vedrete ancora per molto alle mie spalle o mi vedrete suonarla. Ok, il video è finito, spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!